Esiste un angolo del mondo nascosto nel cuore dell'Asia centrale, dove il tempo sembra essersi fermato. Un luogo speciale, in cui la vita scorre ancora al ritmo della natura e la modernità non ha ancora preso il sopravvento. Siamo lontani dalle luci accecanti del turismo e del progresso, ma qui si nasconde una natura surreale. Sto parlando del Kirghizistan, la terra dei nomadi, un paese che pochi conoscono, ma non per questo meno avventuroso ed emozionante degli altri. Vi porterò con me alla scoperta di paesaggi mozzafiato ed esperienze lontane da ogni comfort o modernità. You want an end? I can take one. Ma non sarà un viaggio semplice. Questa terra, anche chiamata la Svizzera dell'Asia, con il suo 94% di montagne ed un'altitudine media di 2700 metri, metterà alla prova come non mai capacità di adattamento e spirito d'avventura. Ma non siamo qui per un semplice viaggio. Sono qui per realizzare un sogno che ho da tanto tempo e soprattutto per imparare e conoscere i segreti dei veri protagonisti di questa terra, i nomadi kirghisi. Questi pastori sono gli ultimi custodi di un patrimonio culturale antichissimo che sfida il tempo. Dormiremo nelle yurte, daremo una mano con i lavori quotidiani e parteciperemo incredibilmente a riti e celebrazioni a cui pochi hanno avuto il privilegio di assistere. E che non sempre sono facili da digerire. Chi sono veramente i nomadi kirghisi? Come vivono? E quali segreti si celano in questa terra lontana, affascinante e poco conosciuta? Sono tutte domande a cui daremo risposte in questo documentario, alla scoperta del Kirghizistan selvaggio. In questo momento mi trovo nel cuore dell'Asia centrale. Siamo a Bishkek, che è la capitale del Kirghizistan. Il Kirghizistan, o Kirghistan come recita il suo nome ufficiale, si trova nel cuore pulsante dell'Asia centrale, incastonato lungo l'antica via della seta. Un paese non proprio al centro delle rotte turistiche più battute dagli occidentali. Nel 2024 sono stati appena 430.000, gli stessi che Venezia accoglie da sola in un paio di weekend. Ed ecco perché mi trovo proprio qui. Voglio scoprire nell'animo questo paese semisconosciuto. Nei prossimi 7 giorni esplorerò da solo questo sorprendente territorio, vivendo esperienze indimenticabili e documentando una delle ultime ed autentiche culture nomadi del pianeta. Prima tappa è la capitale e città più grande del paese, Bishkek. La capitale kirghisa si presenta da subito con un affascinante contrasto culturale, quello nomade da una parte e quello post-sovietico dall'altro. L'impronta di quest'ultimo nel centro della città è ancora tangibile, dalle maestose architetture, fredde e monumentali, ai piccoli dettagli della vita quotidiana. Tutto racconta la storia di un paese che solo nel 91 ha conquistato la propria indipendenza dall'URSS, cominciando la riscoperta delle tradizioni nomadi delle tribù. Tra queste è impossibile non citare la figura di Manas, che nella capitale vanta ben 2 statue. È quasi un eroe spirituale ed un faro che ha mantenuto unito il popolo nel corso dei secoli. La sua storia è un vero e proprio poema epico, composto da oltre 500.000 di versi, 20 volte più lungo dell'Odissea, per intenderci. Tra battaglie e peripezie racconta tutte le sfumature della cultura nomade dell'Asia centrale, del suo patrimonio culturale, delle storie delle tribù e delle bellezze naturali del territorio. È esattamente quello che siamo venuti a scoprire anche noi. Ad ogni modo, tra grigi edifici sovietici e statue di antichi eroi nomadi, la vita a Bishkek scorre lenta e tranquilla. Tuttavia, è nel mercato locale, ben più dinamico, che la capitale mostra il suo volto più effervescente. In questo momento sono nel mercato locale di Osh Bazar, dove vendono praticamente... Ad un tratto qualcuno mi chiama in modo brusco e deciso. No, Italiano. Sì. Sono uno dei pochi turisti in giro ed attiro subito l'attenzione. Io sono italiano.
Ma sono appena arrivato e ancora non so che dialogare qui non è così semplice. L'inglese è quasi sconosciuto, è parlato solo da qualche giovane. Russo e kirghizo sono le lingue ufficiali e saranno una bella sfida per il resto del viaggio. L'Osh Bazar di Bishkek è un luogo caotico, affollato, pieno di energia. Assaggi i prodotti locali, scambio qualche parola con i giovani, desiderosi di sperimentare un po' di inglese. Mi lascio guidare dai colori e dai sorrisi. Qui la cultura kirghisa si mostra in tutto il suo vigore quotidiano. Bishkek è stato un ottimo punto di partenza ed un bel primo contatto con la vita in Kirghizistan. Tuttavia, dobbiamo spingerci fuori dai confini della vita urbana per scoprirne le autentiche radici. Pastorizia e nomadismo sono i tratti distintivi della cultura kirghisa ed appena fuori città non dobbiamo attendere molto per vedere i primi pastori erranti con le loro mandrie. Perfino in luoghi molto iconici come il minareto della torre di Burana. Ma il pascolo ozioso è solo il primo step ed è quando è il momento di ricavarne un profitto che le cose si fanno più dinamiche. In questo momento mi trovo al mercato degli animali di Tokmok, che è uno dei mercati degli animali più grandi di tutto il Kirghizistan. Sono nel mezzo del mercato degli animali di Tokmok. Sto letteralmente passando in mezzo alle capre. Ogni domenica all'alba questo mercato si trasforma in uno dei più grandi centri di commercio di bestiame dell'Asia centrale. Dalle 5 del mattino decine di camion convergono qui dalle valli circostanti. Il mercato prende vita rapidamente, riempiendosi di pecore, mucche, cavalli e yak, mentre commercianti e pastori iniziano le loro trattative. I prezzi? Una pecora costa tra i $200 e i $300. Un cavallo può superare anche i 5.000. Non sono cifre casuali. Per centinaia di famiglie kirghise, l'allevamento rappresenta ancora la principale fonte di sostentamento e la dimensione del gregge determina il reale valore economico di una famiglia. Qui si vende e compra come si faceva 1000 anni fa sulla via della seta, senza carta, senza ricevuta. Una stretta di mano e contanti bastano a sigillare l'affare. Sono entrato proprio nel bel mezzo di una contrattazione, stavano proprio per scambiare i soldi. Il terreno sotto i piedi è un misto di terra battuta, paglia e sterco di animali, la testimonianza concreta di un commercio crudo ed intenso. Are you buying or selling here? You're buying. Hi. Cerco di scambiare qualche parola con i pastori, ma sono tutti molto indaffarati e nell'apparente caos generale un mercante spicca tra gli altri con la sua enorme pecora. Wow, it's a horse. Un esemplare unico per dimensioni e robustezza, ma che immagino sia soltanto una delle stranezze e peculiarità che giornalmente brulica in questo crudo ed affascinante centro dei commerci. Bene, ho fatto un bel giro del mercato di Tokmok, ma adesso è arrivato il momento di andare. Primo motivo perché abbiamo una lunga strada da fare, ci sono ancora molte tappe in questa giornata, e il secondo è che se no puzzerò di capra per tutto il giorno. Quindi continuiamo il nostro giro. C'era un bel casino lì dentro. Там был настоящий бардак. У нас всегда настоящий бардак. Rina e Peter sono sempre nei guai. Rina e Peter sono sempre nei guai. Non credo che questo traduttore funzioni bene. Con non poche difficoltà continuo il mio viaggio, spostandomi ad est rispetto alla capitale Bishkek ed addentrandomi nei primi parchi naturali. Abbiamo cambiato location perché adesso sono nel parco di Chonkemin e ci siamo fermati a vedere lo sport nazionale del Kirghizistan, ovvero il Kok Buru. Immaginate uno sport dove il campo è la steppa, la carcassa di una capra è il pallone e un gigantesco calderone di sabbia e mattoni fa da porta. Questo è il Kok Buru, lo sport nazionale kirghizo, dove anche i ragazzini dimostrano il coraggio di antichi guerrieri nomadi.
In origine i kirghisi usavano le carcasse dei lupi che minacciavano le loro greggi, un modo spettacolare per celebrare la vittoria sul predatore. Oggi la versione addolcita prevede una capra decapitata di 35 kg, ma la sfida resta brutalmente affascinante. Devi raccogliere a galoppo, sfuggire agli avversari che ti speronano da ogni lato e depositare nel kazan, il calderone. Il coq boru è noto per la sua pericolosità, gli scontri possono essere brutali ed il controllo e l'addestramento del proprio cavallo sono essenziali. Per questi ragazzi è in pochi istanti che si concentra lo spirito del coq boru. Muscoli tesi, il cuore che batte al ritmo degli zoccoli, adrenalina pura. Due avversari ti stringono come una morsa, i cappelli volano via nella foga del combattimento. Resiliente, cerchi di non mollare il pesante fardello. Ma quando sei nato su una sella, quando il tuo cavallo è un'estensione del tuo corpo, cavalcare con una capra sgozzata diventa pura arte. E quando riconquisti la palla, non ti resta far altro che galoppare in contropiede, sulle ali del vento, veloce verso la porta, riunire le ultime energie e con forza e concentrazione scaraventare la capra in gol. Stiamo assistendo ad uno sport tanto affascinante quanto violento, ma che celebra tutta l'abilità ed il coraggio dei nomadi. E dopo la battaglia, la capra non va sprecata, diventa il piatto principale di un festoso banchetto tra i partecipanti. Perché qui, dove i bambini imparano a cavalcare ancora prima di camminare, anche la competizione più dura finisce sempre attorno ad una tavola imbandita. Dopo questo spettacolo procedo con il mio viaggio e scopro che il paesaggio ed il meteo qui cambiano molto rapidamente. Il Kirghizistan è un paradiso naturalistico che vanta degli ecosistemi incredibilmente vari. Vette maestose dominano il paesaggio e canyon rocciosi e vallate verdeggianti si susseguono in uno spettacolo che lascia spesso senza fiato. Ma c'è un piccolo problema: raggiungere tutto questo ben di Dio è tutt'altro che semplice. Al di fuori della strada principale chiamata Pamir Highway, la rete viaria del paese si riduce a un intrico di piste sterrate e sentieri che sembrano tracciati dalle capre. Inoltre non esistono gallerie che attraversano le montagne, bisogna scavalcarle o aggirarle pazientemente. In un paese dove oltre il 90% del territorio è montuoso e solo il 7% delle strade è asfaltato, l'avventura è garantita. Sono essenziali una certa esperienza ed un buon veicolo. Ed alla fine, per esplorare questo territorio selvaggio, le opzioni si riducono a 3, ognuna con i suoi pro e contro. Ci sono i taxi e le guide locali, comodi, ma con tariffe tutt'altro che economiche. Da notare questa macchina è completamente scassata. Partiamo dallo specchietto, mezzo caputto. Il finestrino qua si apre solo da fuori. Il vetro ha crepi infiniti. Il nostro autista è contento. Ed un servizio piuttosto discutibile. Guarda qua, c'è. Boom! Si mangia a terra. Ci sono poi i marshrutka, i minibus locali. Sono economici, collegano solo le principali destinazioni, spesso scassati e rumorosi. E partono dalle stazioni solo al raggiungimento del massimo dei passeggeri e senza orari prestabiliti. Un'esperienza che mette alla prova anche i viaggiatori più pazienti. Ma anche questo fa parte dell'avventura. E infine c'è l'autostop, sorprendentemente molto diffuso in queste zone e che decido di sperimentare in prima persona. Allora, uno dei modi migliori per muoversi in Kirghizistan, ed è una cosa molto utilizzata dai locali, è fare il classico autostop. Adesso io mi trovo a Kemin, sto cercando un share taxi o un pulmino che vada a Bokombayevo, ma nel frattempo provo anch'io l'usanza locale, faccio un po' di autostop, vediamo se riesco ad affrettare il mio viaggio. In Kirghizistan l'autostop ha regole tutte sue. Se pensate di vedere solo giovani zaini in spalla con il pollice alzato, vi sbagliate di grosso. Qui per molti è il mezzo di trasporto preferito, compresa l'arzilla nonnina che deve raggiungere l'amica nel villaggio successivo. Where are you going? Не понимаю. O almeno così credo. I miei primi tentativi non vanno come sperato, ma almeno sono in buona compagnia. Il mio amico qua mi sta insegnando come fare autostop. Auto do autostop. Так сделай. Ma non si ferma nessuno. Adesso ne fermo uno tutta la vita, adesso mi impegno.
Quando ormai ho quasi perso le speranze, ecco la svolta. Proviamo. Hello, hi. I'm going to Bokombayevo. Or Balichki. Balichki? Okay? How much you want? Money? Money? I don't know. Ok, we decide. You speak English? So. Ok, that's very cool. Ok, ho trovato un passaggio bellissimo. Ok, video? YouTube, thank you. Solitamente si lascia una piccola somma all'autista, trasformando così l'autostop in una sorta di taxi spontaneo. Thank you for the lift. Un sistema informale, ma sorprendentemente efficiente, che io e la mia amica riusciamo a prendere insieme e che muove quotidianamente circa il 15% della popolazione rurale. Gran cereale. Good. Italian biscuit. E che mi ha permesso di continuare la scoperta di questo incredibile stato. Thank you for this amazing ride. You know that actually this is my first autostop of my life. First time I hitchhike. First time. Yeah, in my life. So that's be a very cool first ride. Thank you. Have a nice day with your girlfriend. Ora che abbiamo decifrato il labirinto dei trasporti kirghisi, è tempo di tuffarsi nella vera avventura. Ma prima di unirmi alle famiglie nomadi, in epiche traversate, crude pratiche ed antiche tradizioni, mi dedicherò interamente alla scoperta delle bellezze naturali che offre il Kirghizistan. E credetemi, sono veramente tante e sbalorditive. Becomes part of the machine, feeling all the bumpers, always playing clean, plays by intuition, the kids you count to fall, that deaf dumb black kid, sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard, there has to be a twist, a pinball wizard's got such a circle. La natura del Kirghizistan ha una bellezza selvaggia ed incontaminata che raramente si trova in altre parti del mondo. Ed ora è giunto il momento di scoprire nel profondo chi sono i nomadi kirghisi e come vive questo popolo che tanto mi affascina. E per farlo non ci sono scorciatoie, devo trovare qualche vero nomade. Mi hanno detto che tra le montagne fuori Kochkor c'è una coppia di anziani che potrebbe ospitarmi. Nessun indirizzo o numero di telefono. Mi dicono segui il sentiero finché non raggiungerai le yurte. Solo una vaga indicazione, ma la certezza che spesso gli incontri migliori sono anche i più inaspettati. Il sentiero si snoda davanti a me, apparentemente semplice e ricco di bei panorami. Non conoscere la reale distanza della meta, però, trasforma ogni passo in una combinazione logorante di adrenalina e di incertezza. I miei sensi sono allerta, il fiato sospeso. Troverò le yurte? Mi ospiteranno davvero? Sono le domande che continuo a pormi. Eppure, anche questa volta, la fortuna sembra essere dalla mia. Incredibile le coincidenze della vita. Stavo per salire. Stavo per salire a piedi per raggiungere la mia yurta e si è avvicinata una macchina e sono proprio i proprietari della yurta. Quindi niente, sono salito con loro.
Hello, salam. Good car. Good car, super car. Walking is a problem. Very tired. Very tired. Hello, Hello, salam. salam. My name is Toko. Tok. Toko. 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 Easy, Toko. Toko. You sleeping here? You married? Your wife? But this is your home. You sleep here every night. Oh, okay. Cool. What a place to sleep every night. Fantastico. Finalmente ho raggiunto le yurte e sono pronto a scoprire nell'intimo la vera vita dei nomadi. Per alcuni minuti lascerò che le immagini parlino da sole, senza filtri o racconti. Diventerete i miei compagni di viaggio nel Kirghizistan più vero ed incontaminato. There, okay. Okay. Yeah. Coming. Would you like dinner? Now? It's later. No, now. Today you would like dinner? What's for dinner? Dinner. What's for dinner? Yeah. What will you cook? What dinner? Maybe 8, 9 o'clock, okay? Okay. What will we eat? Soup. Soup is okay. Soup is good. Yeah. Chai? Chai, yes. Rahmat. Tired. You're tired? From 5 a.m. you've been taking horse milk. Go. Oh. Little you help, I help okay? Is to do what? water. And to bring water. Water is the reka. Okay? Riba. Okay, I will help. Okay. Okay, me husband help you drink chai. Okay. Me help husband. Okay. Toko. See you later. Ciao. Siamo arrivati in una tipica yurta nella valle prima del lago di Kolukok. Devo dire che questa, dire che è spartana è dir poco. Adesso la signora mi ha offerto un buon chai, che è un tè. Mi ha chiesto se dopo posso aiutarla ad andare a prendere l'acqua, e naturalmente andremo. E mi ha chiesto se voglio la cena, una bella zuppetta. Water? Water? Wow, yes. Okay. Ok. Two okay? Is Two? Ok. was okay? Inside Inside. Ok. And the water is where? is water. Schlange. To solas. Reka. Ok. Ho detto ok, ma non ho capito un tubo. Adesso ho capito. From the choo-choo. La signora intendeva dal fiume. Cioè, devo andare a raccogliere l'acqua al fiume. Va bene. D'altronde siamo qui per la nomad life.
Water! We have water! Ah, certo. You happy? Ok? Ok, ok. Ok. Ti es? Eh? Allergia. Sì, sì, ti porto anche le altre. Giustamente. Momento, dai, spicciate. Ope. Ah, thank you. Ok? Ok. You need more? Do you need more water? Ok. Oh, you're cooking. Cooking. What's this? Lapsha. Lapsha. Yes. The water from the river is okay to drink. Ok. Ok? Ok. Me drink wherever. E io cosa bevo? And now I'm drinking that water. Ok? Are you? No? No, I'm asking you. Me. Is okay to drink that water from the river? C'è. Cius, cius. Eşke çıktı. Tra questi nomadi kirghizi mi sento quasi a casa. Nonostante le barriere linguistiche e l'abisso culturale che ci separa, la loro semplicità parla un linguaggio universale e le loro pratiche quotidiane trasudano una spensieratezza saggia e primordiale. Hey. Sto cercando di aiutare. Salute. Sto cercando di aiutarli a bloccare le vacche a non scappare perché devono prendere un po' di latte. Giù, giù. Ciao, ciao. I'm bringing you. Vai bella. Scesh. Salute. Ok. Thank you very much. Soup of vegetables. Meat or vegetables? Huh? Meat or meat. Carne. Cow. Cow. Ah. Zuppa di cow. 가지고 잘라인다. 한번 딱 끊으셔서. 그래 여기다가 La signora sta caricando di latte questa macchina, questo macchinario che separa il latte di qui e qui burro. Sono qui nella tenda principale perché fuori fa un freddo cane e mi sto godendo un po' tutti i lavori che ci sono da fare in casa. Il signore è un po' stanco, è andato tutto il giorno a pascolare con il suo gregge e con le sue mucche, quindi si sta un po' rilassando, mentre la donna nomade, la donna di casa, è proprio una donna di casa non stop.
non si è mai fermato da quando sono arrivato. Continua a passare da fare la pasta a preparare la zuppa, prima ha munto le vacche, è veramente non stop. Ricavare il massimo dal proprio bestiame è di fondamentale importanza, perché questi prodotti, oltre a servire per il proprio sostentamento, verranno venduti al mercato nei giorni seguenti. Buon appetito! Buon appetito, thank you. Tamarin tattoso. Salma tutatoso. Tamarin tattoso. Tamarin tattoso. Tamaran tattoso. Tamarin. Tamarin. Tamarin Tamarin tattoso. tattoso. Tamarin tattoso. Ah. Bel pasto caldo, dopo una dura giornata. Pasal. Buon appetito. Uite, Buon appetito. uite. Hey. Come? Oye, Good. Complimenti. Molto buono. Very good. It's really nice. Songkulu is a very magic place here. This is my favorite place in Kyrgyzstan. Yeah. It's really nice. It's changing the colors every time. Of course, the life is a bit difficult because of weather. Sometimes we get snow even in the summer, the rain, but it's really nice. It's really authentic. It's really Questo ragazzo è Timur e con lui la seconda parte della scoperta della vita nomade in Kirghizistan cambia marcia. Dopo un'indimenticabile esperienza con i nonni kirghisi, lasciamo le yurte e saltiamo in sella verso una nuova e incredibile avventura. In questo momento mi trovo in una valle appena fuori da Kyzyrt. Siamo a sud della capitale del Kirghizistan, Bishkek, ed oggi la nostra destinazione finale sarà dietro a quelle montagne lì. Stiamo per andare al Songkol Lake e la nostra guida sarà Timur, il nostro rider. Per raggiungere la nostra destinazione finale avremmo potuto fare un trekking a piedi, avremmo potuto prendere una macchina che sarebbe stata molto più veloce. Ma per farlo abbiamo scelto il mezzo di trasporto più antico del mondo, ovvero il cavallo, per una fantastica avventura di 3 giorni a cavallo. Sebbene a cavallo sia poco più di un principiante, armato più di entusiasmo che tecnica, Timur non sembra curarsene. Vuoi davvero scoprire cosa significa essere un cavaliere kirghiso? Mi chiede con sguardo di sfida. Parole a cui non riesco a sottrarmi. Un fischio al vento, un cenno deciso. Ed incredibilmente mi ritrovo a cavalcare nelle steppe. Questi cavalli saranno l'unico modo per raggiungere il Songkul. Non c'è un piano B. Perciò è fondamentale acquisire familiarità in sella e sapersi destreggiare fin da subito. Timur mi ha fatto uno scherzo non da poco. Ha invogliato i cavalli a galoppare. Non so, una certa mi sono sentito Gengis Khan. Drrr, drrr. Non so come ho fatto a restare in equilibrio. Salam, salam. Yeah. This is a party. Is okay video? Давай. Давай. Salam. Hello, hi. How are you? Hello. Hi. Thank you. I'm Nicola. Nice to meet you. Siamo fermati a fare una pausa ristoro con gli zii di Timur. Wow. in the springtime.
the people move to the nature, and they will do some picnic, and they will say thanks for God, for example. Giving us this kind of nature, water, rain. In una tipica festa kirghisa non può mai mancare il suono del komuz, una piccola chitarra a 3 corde ed uno dei simboli nazionali più conosciuti. Il suono di questo strumento accompagna canti epici, cerimonie, danze o semplici momenti di convivialità. Wow! Bravissima! Bravissima! Means wonderful! Bestia! I'm impressed! I'm impressed! So in Kyrgyzstan here, what age usually do you learn how to ride a horse? Me, I learned at 6 years old. You were late! Yes, a bit late. Il viaggio a cavallo continua, attraverso meravigliosi scenari. Tuttavia il tempo non promette niente di buono e da quella parte sta per arrivare un bel temporale. Dobbiamo sbrigarci e raggiungere quanto prima un riparo sicuro. Siamo fortunati e riusciamo a raggiungere appena in tempo la valle di Kilemche, che si apre davanti a noi come un anfiteatro naturale. In Kirghizistan l'ospitalità è una legge non scritta. I pastori nomadi aprono le porte della loro yurta a chiunque abbia bisogno di riparo o di un semplice pasto caldo, e qui saremo ospiti di una nuova interessante famiglia. Aizara, nice to meet you. Nicola. Nicola? They have 6 sons. 6 sons? Yes. Wow! Very strong woman. La vita nomade segue una routine semplice e ripetitiva, ma mai banale. Dopo giorni passati tra yurte e pascoli, potremmo illuderci di aver compreso appieno le mansioni quotidiane, ma sarebbe un errore. Ogni gesto ha il suo peso, ed ogni famiglia custodisce un delicato equilibrio e soprattutto una storia da raccontare. What she said? She said only one tourist and they cook special food manti. To make a manti is very difficult. A Monty. What's Monty? Is like dumplings inside meat, onion, this stuff. Oh, Meat, onion, potato, some fat. yeah. But you milk this horse? Yeah. Day. Morning, evening. Morning, evening, 2 times. Your sons help you. Help you with the cow milk. Yeah, they do. Bana usucardan beri ma. They help for everything. Mercan da okutkan da spesifik. Nezyan sadaka kılayım da gittim. Chiacchierando e scoprendo storie e frammenti di questa famiglia, emerge una verità semplice ma attuale. Non tutti i figli seguiranno le orme dei genitori. Oggigiorno molti giovani kirghisi sognano un futuro diverso. Lasciano le montagne, studiano e si trasferiscono a Bishkek, la capitale, con la speranza di costruire una vita più stabile ed un futuro che non passi per l'allevamento, ma per l'università, l'istruzione, la città. Mama is sad that his old boy is leaving this summer. Maybe Yes. for study. Yes. Бұл оқуға жайына кетіп қалғанына эме болуп дейт. O ilayım da. Her favorite one. Yeah. She said I will be sad. The only one helping. Sen de şimdi oysa istip sana. Yeah. Study is important. Anche qui, tra le vette isolate, il futuro chiama. Ed i giovani sentono sempre più l'eco del mondo moderno. Ma non è ancora il momento. Per adesso c'è la cena da preparare ed un pascolo che non aspetta.
parte la dispensa del frigo esterno, la ghiacciaia, pomodori e cetrioli, classico, qua in Kirghizistan. Ciao Gele. La mattina. Adesso li porti la mamma, vero? Mamma! È stata una giornata intensa per tutti, ma dopo cena il lavoro non è ancora terminato. Hey, so. Do you think I can try, Timur? Yes? Per la prima volta nella mia vita mi ritrovo a mungere una mucca. Non è facile, le mani scivolano, il gesto è innaturale. Loro mi guardano divertiti, abituati a farlo ogni giorno da sempre. Mentre ci provo, penso all'ironico paradosso. I loro figli cercheranno fortuna altrove, lontano dall'isolamento, nella capitale. Io, spinto fin qui dal bisogno di scoprire la cultura nomade, di sporcarmi le mani, di apprezzare qualcosa che assomiglia al passato. Due direzioni opposte, ma probabilmente con la stessa esigenza. Forse in fondo stiamo tutti cercando qualcosa che ci sfugge, qualcosa che ci manca, ma alla fine vogliamo la stessa cosa. Sentirci liberi nelle nostre scelte, che sia inseguendo il progresso in una metropoli o nel silenzio di una montagna, con le mani odoranti di vacca. La mia guida Timur è un dormiglione. Hey man, what's up? How are you? Good? Devo svegliare Timur. Caspita, sono le 9:30, sta ancora poltrendo in yurta. Adesso che penso mi. Timur! Timur! Come on man, it's 9:30. Oh, really? Yeah, really? Oh my god. It's late. Rainy stop? Yeah? Rainy stop? Yeah. How many hours do we have today of horse riding? 4 hours. 4 hours? But My God. more or less. Or we gallop all the way. Ma che faccia da sono? Come on, bro. Oh my God. You're already tired. You just wake up. So I just want to say hello. Rahmat for everything, guys. Bye. Have a good future. Bye bye, everyone. Thank you. So I just want to say goodbye. Rahmat. Thank you. Thank you for everything. Oh my God, how dirty they are. They went on the ground. They scratch. Ah, okay. Yeah, Nicolas' horse is very dirty. this is my horse. Yes. No, I think your horse doesn't want to take you. It's not he's telling us something. O forse era solo più consapevole di ciò che ci aspettava. Oggi dovremo attraversare un difficile passo di montagna per raggiungere la nostra meta. Una scelta ripida, meravigliosamente impervia, ma piena di significato. Perché l'ascesa, come i sogni di un giovane nomade che ora stiamo per conoscere meglio, porta con sé speranze e paure. So about your question, how do I feel about Kyrgyzstan? Yeah. But why you think I would feel sad for Kyrgyzstan? well, I mean, like, everything is nice, perfect, but in the deep, you will think something, you know. Ad ogni passo, la montagna sembra diventare più indifferentemente selvaggia. Il sentiero richiede fiducia e resistenza, un po' come la vita nomade. Non è fatta per i deboli di cuore. We are dreaming to make a program
protect the nature in Kyrgyzstan, to build national parks, for example. Yeah. To give a name for Sonku, and also we are interesting to stop, which is coming by car, because it's killing the nature. It's killing the grasses. There's many roads going. Yeah, and I want to promote more horse riding trips, more, because now Kyrgyzstan is getting famous for touristic destination in the world, and it's still wild. We still have a culture, shepherd life, nomad life, for example, and we have not a lot of comfort place, but the tourists are still coming. Even if we don't do nothing, if we just stay like that, then more and more tourists will come. Yeah. We just need to protect this, and all things is good. Mm-hmm. What do you think? La sfida più grande è davanti a noi, l'impervio valico Tuzashu, l'aria sottile ed i cavalli che procedono cauti nel terreno melmoso. Siamo nel punto più alto ed ora dovremo vedere il famoso lago. Wow! It's winter here, man. I want a picture from here. So that's your goal for the next years, Yes. to preserve your identity, your nomad life. That's why we are Kyrgyz here. That's why we have a life here that we like it. You will be shocked because I'm doing this every day. Ok. I'm crossing these mountains every day. I ride my horses every day. And it's still good for me. Da fuori la vita da pastore nomade potrebbe sembrare dura, perfino triste, ma chi la vive sa che è esattamente l'opposto. È la certezza di spostarsi con le stagioni, di avere un cavallo fedele ed una mandria a cui badare. Per i giovani come Timur, che vogliono difendere la propria terra, non è una rinuncia al mondo moderno, ma una scelta. Quella di non farsi travolgere da un progresso che spesso prende più di quanto restituisce. È un atto di resistenza, un modo di mantenere viva la cultura nomade a qualsiasi costo. Perché la libertà di cavalcare ogni giorno nella propria terra non ha prezzo e non potrà mai essere una scelta triste. Is your little brother? Yes, he is. Hi, how are you? What's your name? Molot. Salam. Nice to meet you, Nicola. Nicola, Burul. My name Burul. Buru. Buru. Nice to meet you. Hello. Hi. Nice to meet you too. How are you? Snow, wind, cold. Cold. Today? Snow. Yeah, but now there's a good. Kadar kaçadı? Şöyle bir şunluk mumda karboladı. Şöyle. Сүйрөп толтуруп мякап келип сууну алып өтө. Sono arrivato in un momento poco fortunato. Entrambi i genitori di Timur non si sentono bene e non potremo conoscerli meglio. Ma comunque è stato un lungo viaggio e ci siamo conquistati il diritto di un po' di relax e svago. Come on, bro. Look. Ma voglio comunque saperne di più su questo lago e sulla vita nomade qui. Free. Altitude of the lake is 2016 and it's frozen for 6 months, I think. And during the winter we don't live here. We just come maybe with tourists or some fishermen. We have a lot of fish here, a lot of delicious fish. But now it's protected for 5 years, so you can't catch it. Yeah, in winter You can walk in the lake. Yeah, it's frozen and covered by snow. So we can ride a horse over there, we can drive a car. It's really nice. Songkul is a very magic place here. This is my favorite place in Kyrgyzstan. Yeah. It's really nice.
is changing the colors every time. Of course, the life is a bit difficult because of weather. Sometimes we get snow even in the summer, the rain, but it's really nice. It's really authentic, and it's nice. So, about the south part of the lake, you were telling me about that was cars, tourists coming directly. Yes, the south part is touristic, but it's more and more getting touristic everywhere. But there is like big camps, but maybe it's changing some nomadic life. Or the tourists who sleep there, they think, oh, Kyrgyz life is like that. It's not. I mean, like, it's not really real experience or real, I don't know, not really authentic. It's like a hotel, you know. It needs to be like a less youth and some authentic life of nomads, what they're doing in the regular life. Yeah. Yeah, earlier you were saying me that you would like tourists could come here just by horse. It will be really nice because it's like if we say the Songkul is just for horse riders and walking, it will be amazing. It will be also very nice, like that, like there is only horses, there is only walking people, there is no car to be completely in silence. But yeah. What does really mean to be a Kyrgyz nomad? To be a Kyrgyz nomad, living in yurt, riding a horse, you have your own animals, and at the same time you take care of all the families, and just enjoying when your animals are healthy, everyone is fine, everyone is safe, your family is good. Yeah. Etip bir yıl görünmüy, tırmacıl burada kaydelim. Sevimdin aldı kıyında. Sono uscito dopo cena a controllare la situa e sta nevicando. Sta un po' ricoprendo di bianco, un po' di neve mista a pioggia. E domani il bello è che dobbiamo andare proprio dietro qua, attraversare la montagna che c'è dietro qua, che adesso naturalmente non si vede. Dobbiamo andare proprio dritti per dritti e tornare al villaggio di Kizart. Nonostante il meteo non prometta nulla di buono, per catturare al meglio la magia di questo luogo, decido di tentare la fortuna l'indomani. Non posso essermi fatto 3 giorni a cavallo per arrendermi al maltempo. Così fiducioso, punto la sveglia all'alba. Avete idea di quella sensazione di quando sta per succedere qualcosa di meraviglioso? Lo sentite, lo percepite nelle vibrazioni dell'aria. Le prime luci sfiorano la valle, svelando lentamente dalle tenebre il Songkul. Ed ha inizio la magia. Osservando questa meraviglia, mi rendo conto che nel cuore della natura selvaggia non ci sono spiegazioni. Solo la certezza di qualcosa che è infinitamente più grande di noi. Una forza silenziosa ma viva che scorre in ogni dettaglio. Ci stiamo dentro un istante
ma è abbastanza potente per cambiare il modo in cui guardiamo tutto il resto. Ma si sa, anche le favole più belle hanno tutte una fine. Давай? Yes, давай. Thank you, Rahmat, for everything. It's been a pleasure. See you. Bye bye. Stiamo andando dal campo di Son Col. È stato un piacere. Bye bye. Adesso dobbiamo concentrarci sul cavallo, però. We need to concentrate on the horse now. Sono venuto fin qui con un grande sogno per questo viaggio. Svegliarmi in una yurta nel bel mezzo del nulla, aprire le porte, prendere il cavallo e galoppare nelle praterie infinite. Ed ora è successo, quasi senza che tu te ne accorga. Sai solo che ci sei dentro completamente e lo stai vivendo per davvero. L'attesa di un momento che aspettavi fin da bambino, quando sognavi di cavalcare impavido, libero, invincibile, nelle praterie selvagge, proprio come un vero nomade. E ora lo senti. È questo quel momento. Ma non è finita qui, perché i nomadi kirghisi ci hanno riservato un'altra grande sorpresa. Allora, l'escursione è finita, chiaramente. Adesso siamo nella casa di Timur con il nostro amico Geya. Geya, that's Geya. Timur è andato a Bishkek. È andato a Bishkek perché domani sarà il testimone di nozze del suo amico e sarà una giornata unica perché ci sarà il matrimonio anche del tuo amico e io avrò il grande onore di partecipare a un tipico matrimonio kirghizo domani. Quindi adesso io e Geya siamo qua. Abbiamo una giornata intera da passare insieme. Lui non parla inglese, io non parlo russo, quindi sarà una giornata incredibile. Tomorrow vodka. Tomorrow vodka. Gena. Nicola. Bokeh. Dom. Ok. Bokeh. Sheep. And so you now go to Yes. kill the sheep. Yes. And the sheep for tomorrow lunch. Yes. Tomorrow lunch. For tomorrow lunch. For the wedding. Good. Eccomi appena... Domani c'è il matrimonio, eravamo qua a berci un chai in tranquillità perché stiamo aspettando la corrente di farci la doccia. E... Your name? Zalkar ci ha appena invitato ad andare... Sheep. Esatto, ad andare a uccidere la pecora perché servirà per domani a mangiare nel matrimonio. Naturalmente è così. Normale, tutto normale. All good. Loro domani si mangia la pecora che adesso stanno andando per uccidere. Testimonierò anche questo. Sta partendo. Stiamo andando a preparare il cibo di domani. Let's go. Salam, Nicola. From Italia. Mafia. Sì. Mafia. Io seguo i ragazzi. Qua. Chissà quale sceglieranno.
Ok. It's a video. E penso sia il momento. È arrivato il momento. We need to pray. Yeah. Amen. Oh my God. 이거 아이참 조금 나라에도 좀 민족 그런 거 보죠. 안 오르면 뭐 있는 Allora, è stata una scena piuttosto macabra. La pecora naturalmente è morta. L'hanno letteralmente sgozzata da viva. Hanno tagliato quasi completamente la testa e adesso la stanno aprendo e prepareranno la carne per il banchetto di domani. Se questa scena vi è sembrata barbara o brutale, è comprensibile. Ma forse è solo perché non siamo più abituati a guardare dritti negli occhi la morte degli animali che mangiamo. È un pensiero lontano, chiuso in una confezione ben pulita, che troviamo al supermercato. Qui invece il legame con il cibo è più diretto, più fisico, più sincero forse. Ora che la pecora è morta, c'è molto lavoro da fare e nessuno si tira indietro, nemmeno i bambini, curiosi, affamati di conoscenza. Inizialmente si brucia il pelo e si affumica la parte esteriore. Si parla, si scherza, si lavora. È un'attività che riunisce la famiglia, dove ognuno dà il proprio contributo in vista della festa. Un po' alla volta arriva sempre più gente. Padre, altri figli, sorelle, vicini. Ognuno ha il suo compito. C'è chi continua ad affumicare, chi prepara le ciotole e le interiora. E chi intrattiene, mostrando le proprie abilità a cavallo. Arrivano anche i membri più anziani della famiglia. Mi accolgono con un sorriso e mi invitano a condividere un chai. Mi hanno messo nella tavola con la nonna che è simpaticissima. Simpaticissima, very funny. You. Very funny. E col nonno. Sono qua che non sto capendo praticamente niente. L'ospitalità del popolo kirghizo non finisce di stupirmi. Fuori intanto la macellazione sta per concludersi. Ci siamo quasi. Ci sono volute un paio di ore per preparare la pecora. Adesso stanno tagliando gli ultimi tagli. Ci è voluto soprattutto un sacco di tempo per togliere tutto il pelo. E la famiglia è completo. Salam. Rahmat. Ce ne stiamo andando. C'è questo signore. I Kirghizistan c'è un grosso problema di alcolismo, bevono tantissimo di vodka, questo è proprio partito alla grande. Questo qua è proprio ubriachissimo. Salam! Brother! Rahmat! Rahmat! Ok? Good! Good! Rahmat! Vai vai, salam! Ai! You had too much vodka, man. Huh? Yeah.
That vodka. There's too much vodka. Hello. How are you? How are you? Ok. Guarda. Cazzo, mi gira la testa. Oh, fate raggio. Sì, un attimo, aspetta un attimo. Vabbè. Bye bye. È gran giorno. Sto passeggiando per le vie di Kizart aspettando l'orario di inizio del matrimonio, che sarà circa le 2 di pomeriggio. E niente, è il gran giorno, siamo pronti per un tipico matrimonio kirghizo. I'm a bit worried. Yeah. You need to do something during the ceremony or just stand up? Just to be with my friend. I need to help to my friends Yeah. to manage something, or I don't know. You don't know what? Yes. Who knows? Nobody knows. Nobody knows. If my friend doesn't want to dance, I need to dance for him. Oh, really? And I think I will ask for you. No, he is also the best body, so Dancer. he can also do something. girganda tam tutturlandan giyin. Daganda. Zakacağız. Daganda. Vale, tutturun mu ya? C'è già un sacco di gente. Guarda la nonna, le grandma. Ho un onore incredibile, essendo il videomaker del matrimonio, sarò proprio in macchina con lo sposo. E adesso il primo passo qual è? Andare a casa della sposa e celebrare lì la prima parte di questo matrimonio. È stata portata anche una pecora viva, è stata caricata là come segno di regalo per il matrimonio. How are you? Good? Good. Wow. Little bit my heart and It should be, it's okay, it's okay. He has to be. Finalmente il momento del matrimonio è arrivato, ma prima di assistere alla cerimonia, considerando che stiamo scoprendo gli aspetti più intimi della cultura nomade, è doveroso parlare di una pratica di matrimonio che purtroppo persiste ancora in questi luoghi. Tra le tradizioni più controverse del Kirghizistan e degli altri paesi stan dell'Asia centrale c'è l'Alakachu, che in lingua kirghisa significa afferrare e fuggire. Alakachu is like to take a girl from the street and to offer her to be a wife. Nella sua forma più brutale, l'Alakachu consiste nel rapimento vero e proprio di una giovane donna, spesso da parte di uomini che la conoscono appena, con il fine di costringerla a sposarsi. Sono dei veri e propri agguati perpetrati dall'uomo insieme agli amici o parenti,
generalmente accettati perché risalenti ad un'antica tradizione e considerati perfettamente normali in questa cultura. La portano a casa propria o della famiglia e una volta lì comincia la pressione psicologica. Le donne più anziane cercano di convincerla ad accettare il proprio destino e a indossare il velo da sposa, gesto simbolico che segna l'accettazione del matrimonio. Rifiutarsi significa sfidare l'onore della famiglia del ragazzo, ma anche della propria. Molto spesso la famiglia della rapita rifiuta di raccoglierla, in quanto segno di impurezza dopo aver già trascorso una notte fuori casa. Because if the night passed, that means she already spent the night with the guy, so she already lost virginity, and virginity, it's not so popular now, but before it was very important, yeah. So the family would likely say, okay, you should already stay, otherwise it's embarrassing. Così, molti accettano semplicemente per paura, vergogna o mancanza di alternative. It's not a lot now. It's like, I don't know, maybe 20 years ago it was a lot that the people kidnapped the girl from the street because she doesn't know anything about her. But it's actually working most of the time when the couples, they like each other but the parents doesn't want. Attualmente questa pratica sembrerebbe parte di un rituale semisimbolico. Spesso le coppie sarebbero già d'accordo e i rapimenti messi in scena per aggirare eventuali pareri contrastanti o ostacoli dei familiari. But sometimes the parents are agree, but the girl doesn't want to marry, or he wants later, but he is really wants to marry, and he just take from the street. A volte gli uomini hanno addirittura paura a chiedere la mano delle ragazze e pensano che sia più facile rapirle perché temono il rifiuto. Ed un antico proverbio kirghizo recita: ogni buon matrimonio comincia con le lacrime. Oggi l'Alakachù è formalmente illegale. Il codice penale kirghizo prevede pene fino a 10 anni di prigione per chi rapisce una donna a scopo matrimoniale. But now it's protected. You will be in jail, for example. About 7 years ago, female member of the parliament, she pushed it and she made it a crime. There's a lot of like movement from also international organizations, from local communities, protests as well. So nowadays it's very serious. Nonostante questo, in alcune zone rurali la pratica sopravvive, alimentata da pressioni sociali, povertà, da una clemenza delle autorità e da una visione patriarcale ancora radicata. Secondo alcune ONG, si stima che fino a 1/3 dei matrimoni in alcune regioni avvenga ancora attraverso questa forma di rapimento. Tuttavia non esistono dati certi ed ufficiali che rasentino la realtà della situazione. Ma qualcosa sta cambiando e le nuove generazioni stanno rompendo il silenzio. I think it's so old traditional, but I don't like this now. Maybe old men can be agree with Alakachù, but not young people. Today is 24th century and now it's crime, not a tradition. Aumentano le denunce, le testimonianze, le proteste pubbliche. Documentari, film e ONG hanno dato voce a chi prima non poteva parlare. Il tema è diventato oggetto di dibattito nazionale e sempre più giovani, uomini e donne, si oppongono apertamente a questa tradizione. I don't think it's tradition. So, do you know actually someone, or have you participated? But I guess no. Me not. You don't know anyone that went married to Alakachù? I know. I know some of my friend, classmate in Kizar. He did the same, but everyone, the parents was agree, but she wants to bit later. And someday he just take to his home. So don't ask that we're gonna marry. But they are living now. They have a daughter. Really nice. And So, what about you? And what happens if you really would like to marry the girls you're in love with? And she said, no, come on, let's wait another year. What will you do in that case? I will wait. You will wait. Or I don't know. Maybe kidnapping. Yeah? Could it be? No, I don't want to marry in this kind of way. Ok. Anche se dalle testimonianze raccolte sembra una pratica sempre meno frequente, non posso dirvi con certezza quanto sia ancora diffuso oggi l'Alakachù. Ma è proprio per questo che il matrimonio a cui stiamo per assistere oggi è qualcosa di ancora più speciale. Non ci sarà obbligo o violenza, ma solo due giovani consenzienti che si sono scelti e sono pronti a festeggiare con le tipiche usanze kirghise. Siamo a casa della sposa, con tutti i parenti pronti ad accoglierci.
farsi avanti sono le persone più anziane e rispettate, il nonno ed il papà dello sposo, che indossano il kalpak, il cappello tipico tradizionale kirghizo. Successivamente si fanno avanti anche le donne della famiglia. La location è addobbata e tutti mi accolgono con grande calore e mi invitano in casa per la prima parte della cerimonia, ossia un banchetto introduttivo tra i membri della famiglia. Rispettoso, pacato e senza esagerazioni. Questa è l'atmosfera. Fuori il clima è decisamente più soft e si aspetta solo di procedere con la prossima parte. Poco dopo escono tutti nuovamente e prende il microfono quello che sembra un animatore. A quanto pare sta per arrivare lo sposo, o perlomeno è quello che avevo capito, perché prima ci sono le presentazioni ufficiali. In ordine di anzianità e di importanza vengono presentati in modo formale tutti i parenti. Tutto ciò durerà una mezz'oretta e ancora gli sposi o Timur non si sono visti. Ed è circa un'ora sono abbandonati in questo prematrimonio kirghizo, senza guida o traduttore. Ma finalmente ecco Bokeh, lo sposo. Open your window and take a deep sigh. Think about letting the rest of the world go fly. But you send flowers, we spend hours. Open your window and take a deep sigh about letting the rest of the world go fly. Gli sposi si sono riuniti e con questo gesto simbolico la neosuocera accetta ufficialmente la sposa all'interno della propria famiglia. Ed ora arrivano regali ai piedi degli sposi. Infatti, lo sposo e la sua famiglia non si possono presentare a mani vuote, ma devono donare in genere anche i migliori capi di bestiame. Una sorta di pagamento per avergli concesso la figlia. Un segno di rispetto che va dritto dritto in stalla. Ed ora, con tutte le tradizioni rispettate, gli sposi si possono dichiarare marito e moglie. Ed ora è il momento del banchetto ufficiale. Adesso sono a banchetto proprio con gli sposi. Solo i testimoni possono pranzare direttamente con gli sposi, ma essendo un ospite non comune, vengo invitato al tavolo nuziale, mentre tutti i parenti sono fuori nella yurta. La tavola è piena di ogni tipo di cibo. E quale potrà mai essere il piatto principale? This is actually the ship we... Yeah, here. Yeah. But it was the ship of yesterday. Yeah, they killed us here. I was there. I was there. Thank you, bro. Bella costina di pecora affumicata. Diciamo che non è proprio il mio piatto preferito, questa carne di pecora, viene stata servita fredda e la pelle è un po' gommosa. Il banchetto nuziale a casa della sposa è finito. Siamo stati circa 3 ore seduti a tavola, un pranzo molto pacato, molto tranquillo.
Ciao, salam. Andiamo sulle montagne a scattare un po' di foto ai novelli sposi. Felicità, e mi bicchiere di vino con un panino alla felicità. Sull'onda dell'entusiasmo, ancora non ve l'avevo detto, ma Albano e Toto sono molto famosi in Kirghizistan. Mentre ci siamo impiantati andando su. Lasciamolo morire. It's adventure. Yeah. Perché me nai nai. Me sai to ton birge salboda mai. Ekkiga salna moro. La felicità è finita. Stavamo andando per le montagne là a fare delle foto e la macchina si è impaltanata. Bokeh is the master. Thank you, Bokeh. You choose a good husband. È incredibile. 2 giovani kirghisi sono in posa davanti a me a farsi filmare per il loro matrimonio, in quelle stesse montagne in cui 3 giorni prima sono stato battezzato al galoppo da Timur. Non so se sia un caso o un segno, ma qualcosa in me è cambiato. Abbiamo vissuto nelle yurte con i nomadi, ascoltato i loro sogni, le loro paure, condiviso momenti e spazi incredibilmente meravigliosi. Il Kirghizistan mi ha accolto senza fronzoli, senza filtri, senza l'ansia di piacere. Si è mostrato per quello che è, selvaggio, duro, autentico, e proprio per questo incredibilmente vero. In questo viaggio ho realizzato un grande sogno personale, ma soprattutto abbiamo scoperto un modo diverso di stare al mondo, fatto di poche cose, ma semplici, autentiche. La vita e le tradizioni forse anche qui stanno lentamente cambiando, ma l'essenza nomade resiste, più forte che mai. Yeah, and are you actually proud that your family are nomads, Kyrgyz shepherds? And why, if you are proud of it? Oh, I'm not really proud. It's just our regular life here. Okay, just your regular life, your normal life. Yeah. And you're not proud of being a descent of a Kyrgyz You mean nomad. you like or you're proud? Are you proud? No. You're not proud. And why is that? I like it. I like it, but I'm not proud because it's like this is my life. I don't need to be proud for the people that I'm nomad.